Usiminari, giorno 6, 7? Giorno 7, perfetto. Credo. Siamo qua davanti, c'è già un po' di gente direi, però ce la faremo, giusto? Faremo! Allora raga, praticamente per l'ennesima volta da quando siamo in Giappone Nick mi lascia la latina facendomi credere che ci sia ancora del caffè, ma la latina è vuota, così visto che non ci sono i cestini sono io la fortunella che deve andare in giro con la latina in mano. Tra l'altro Vale ha preso il controllo della telecamera, non so se è un bene o un male. Ditemi voi se è onesto. Nel frattempo siamo arrivati in un bel punto che vi faccio vedere. Seminari. Guardate. Che bello. Da qua si entra. Ovviamente dicevo sulla strada che porta è pienissimo di negozi, bancarelle, quindi se avete fame, qualunque cosa, qua trovate tutto. Inutile dire che ovviamente turistico, di conseguenza essendo una strada turistica pagate tutto più del solito. Attraversiamo la prima porta. E comunque anche oggi il cestino l'abbiamo trovato. No, Dove la lanciamo questa? me la metto in tasca tra poco. Allora vieni a vedere. You are here. Ah, ok. Quindi passati i templi, boom, comincia adesso il percorso, capito? Perfetto, Sei pronto? prontissimo. Si vola, Vai. andiamo. Mi dicono che sarà una passeggiata veloce. Ma si può andare di là, toglimi. Prima una scocciatoia? Scocciatoia sia. Allora cerchiamo di superarli, poi a una certa ci reinseriamo e via. E quanti sono i tori? Ne sono preparata. Come non sei preparata? Non me lo ricordo, sparare il numero a Di un caso. numero a caso, sono dai 140 ai 377. Però mi sa che qua ci tocca ricongiungerci, sai? Dai. Poi ci ficchiamo qua nel tunnel. Andremo fino a su in cima, facciamo tutto il percorso. Giusto? Giustissimo. Molto bene. Missione cestino risolta. E Dato alla tipa che lavora qua. A posto. La statua della volpe. La volta il messaggero. Sotto. Nota per noi stessi, ma non solo, se si evita la prima parte dove c'era un botto di gente e si va un pochino sopra, merita, perché ci sono molte di possibilità di fare foto carine, meno gente Sì, poi ci sono e sempre le più questi, autentico. sempre questi pit stop, guarda che bello qua. Molto carino. Stupendo, che motori. Guarda questo baretto fatto così che ti siedi qui, c'è il tavolino. C'è il chilling. Bello. Ma Esatto. e prima c'erano anche dei bar dove potevi farti il tè verde sul tatami, quella vetrata con tutta la vista sulla città. Gli ultimi 10 minuti di salita. Sì. Siamo arrivati su, adesso se volessimo, ma non vogliamo, si potrebbe fare la coda per il tempietto. Cos'è? Deposito dei mini tori? Come saltare la coda. Quindi quelli stanno in coda Per la solo, monetina. la monetina. E molte persone non lo sanno e stanno in coda nel dubbio. Esatto. Rendi conto? Quindi la coda, se non volete lanciare la monetina, non fatela. Considerazione numero 2, diciamo che qua sopra non c'è
non c'è una vista, ci Ferma sono poi il cimitero dei tutti tori. questi volpini Tori. e torini, però diciamo che se l'obiettivo è avere una vista della città di Kyoto, statevene al primo punto. Sono 2 punti panoramici da cui vedete, e arrivare lì comunque vuol dire fare già un percorso, e vuol dire comunque andare oltre dove la maggior parte delle persone va, e arrivati a quel punto in realtà avrete già visto un po' di questi templi, un po' di tori, un po' di volpi, e anche, se non ricordo male, beccate già dei bar col tatami, con la vista, con il tè. Quindi, secondo me, se non vi interessa fare tutto il percorso meditativo, tutto il trekking lungo, vi potete fermare a una di quelle terrazze e scendere giù. E vi risparmiate, secondo me, una buona mezz'ora di salita e quindi anche di discesa. Salendo sono 30 minuti senza foto, 40 con le foto, quindi fattibile, però fermandosi a 20 è pure già più che sufficiente. Esatto. Tra l'altro poi la discesa ha un percorso separato che dura circa 20 minuti, quindi si va comunque a risparmiare un po' di tempo, totale di 60 minuti Sì. salendo e scendendo. E a distanza di 10 minuti dalla salita, quindi dal Sì. punto di partenza a 233 metri, Raga, vi faccio vedere. Secondo noi questo punto, ok? Quindi con questa vista già questo lato, e di qua hai la いやいやもう discesa, 下ってきてんねん上 di qua hai per salire vai di là, e poi hai questo, come riconoscimento beccate questo tori, e qua è il parcheggio di panchine per tutti quelli che sono stanchi. Ecco, secondo noi, se voi arrivate qua potete considerare di essere arrivati in cima. guardate sotto c'è ancora un'area un pochino più piccolina dove si possono fare le foto, magari Esatto, andiamo. andiamo. Per dire, anche per farti il tè verde, con la vista, è meglio il bar qua sotto e non questo qua sotto. Quindi ancora meglio, se volete venire fino in cima, arrivate qua e tornate indietro. Esatto, Arrivate qua. Guarda, stavo cadendo. e questa è la vista. Allora raga, scendendo dal punto panoramico che vi ho detto prima, a 3 minuti, 5, no 3, esagerando, arrivate qua e là, vedete, là dentro c'è il tatami, eccolo, c'è il tatami per farti il tè con il panorama sul boschetto, che se uno vuole farsi un pit stop, secondo me, tra tanti posti dove puoi farti del tè matcha, questo, se anche turistico, può essere carino. Come si chiama questo tempio? Chon-In Temple, Cosa c'è di particolare questo tempio? che è un bellissimo complesso. Rispetto a tantissimi altri templi ha veramente tante strutture, tante sale. Carino. Stamattina piove. Siamo? Dove siamo, amore? Kyoto. Allora, siamo nella stradina principale che si chiama Nanenzaka e poi diventa Sanenzaka, che porta al tempio Kiyomizu-dera, da cui si consiglia di vedere il tramonto. Oggi vediamo se riusciamo a vederlo qui, perché ce n'è un po' coperto. E la viuzza è carina e mi aspettavo persone, ma sono un po' tante, un po' troppe. Dovrebbe essere la viuzza un po' tradizionale, ma ovviamente, come tutte le zone turistiche, è stata decisamente, come si dice, presa d'assalto dalle D'assalto. persone e dai negozi. Eccolo. Ma non siamo ancora saliti, amo. Vai, stiamo salendo.
a riprendere di più un po' i colori del buddismo che abbiamo visto anche in Thailandia e in Malesia. E lì in fondo si vede anche la torre di Kyoto, tutta la vista sulla città col tramonto. Guardate quanta gente.